Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale. Il calcio è di chi lo ama, il calcio è di chi lo rispetta, il calcio è di chi riesce a non indebitarsi pur restando competitivo anno per anno. Applausi al nostro presidente, alla gestione aziendale del nostro Napoli, utile 2022-2023 di 79,7 milioni, battuto il record 2016-2017 di 66,6 milioni, sul quale gravava, diciamo così, il passaggio, la smaterializzazione di quell'uomo chiamato Higuain da Napoli verso Torino. Prima di cominciare ed andare nel vivo di questo video, dove analizzeremo due dichiarazioni di addetti ai lavori o giornalisti, opinionisti, chiamateli come volete, che non hanno perso un solo secondo per in primis poter paragonare il Napoli ad altre situazioni che non c'entrano una beata mazza e fare il paragone col Napoli di Garcia, avendo Mazzardi giocato una sola e dico una partita. Detto questo, prima di cominciare, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti e andremo a dare anche uno sguardo alle eventuali formazioni di Real Madrid e Napoli che si giocherà domani, infortuni in casa appunto del Real e il Napoli che deve mettere quella pezza a sinistra. Partiamo dalle dichiarazioni incompetenti, o meglio, non incompetenti, perché poi posso risultare forse presuntuoso e è una delle, è una delle ultime cose che voglio sul canale, perché non sono assolutamente così e non è una qualità, chiamiamola così, che mi caratterizza. Allora, ci devo andare con calma perché mi irrita tantissimo la situazione quando vengono fatti dei paragoni dove non ci sono i presupposti per poterli fare. Adriano Bacconi, esperto di tattica, o almeno così viene descritto, è intervenuto nel corso della trasmissione Si gonfia la rete in onda su Telea. Il Napoli alla fine ha vinto per gli episodi, ma qui siete contenti per la vittoria? Ovviamente. Ma così è come dire che siamo contenti perché si va agli europei, ma all'Italia gli è stato regalato l'accesso, in base ovviamente a quel calcio di rigore, eccetera, eccetera. Si può fare il paragone? No, non si può fare il paragone. Punto primo, perché lì c'è un calcio di rigore non dato all'Ucraina e non è una palla riconquistata o un errore di Carnesecchi, mettetela come volete, dove il Napoli poi è andato in vantaggio. E poi in un anno solare dove il Napoli ha vinto lo scudetto, io non è che ho visto l'Italia qualificarsi a 40 mondiali, 60 competizioni e fare 200 gol, quindi non esiste, secondo me, il termine di paragone che ha fatto Bacconi, scusate, con la nazionale, tra la nazionale e il Napoli, incompetenza totale. Poi se viene decantato come esperto di tattica, potevi anche argomentare, caro Bacconi, che il cambio Kajust-Zielinski, che a Napoli è sempre stato comunque Kajust, parlo di Kajust, è sempre stato analizzato come il sostituto di Anghissà, entra al posto di Zielinski perché su quella fascia, in quel momento, c'era Atebur che era in condizione, Kvaratskhelia che veniva raddoppiato e buttato a terra con diversi pestoni in quel frangente di partita, serviva comunque interdizione in quella fase del campo e potevi anche dire che sì, c'è stato l'errore di Carnesecchi, ma il Napoli era in completa pressione con 5 calciatori fuori dall'area di rigore o 15 metri fuori l'area di rigore su tutti i calciatori che avrebbero potuto ricevere quel pallone dal portiere. Recuperi la palla, vai in porta e vinci la partita 2-1. Anzi, vi dirò di più, la vinci 3-1 perché il gol di Rachmani, a quanto abbiamo visto, era regolare, incompetenza poi che si allarga alla tecnologia che in Italia viene usata o gestita in maniera insufficiente. Ci siamo fidati di un fuorigioco semi-automatico, tracciando la linea non in base all'ultimo calciatore dell'Atalanta, ma al penultimo. Ma questo è ovviamente superfluo perché la partita è finita, ma gli errori a livello arbitrale vanno decantati, come ho detto già in un precedente video, molto di più quando si vince la partita che poi quando devi analizzare una sconfitta perché potresti risultare un piagnone. Caro Bacconi, secondo me ti stai facendo vecchio oppure
era un tantino di pecunia che è entrata nelle tue tasche per dire dichiarazioni del genere, può darsi. Passiamo all'opinione partenopea, giornalistica partenopea. Non voglio nemmeno eh, evidenziare di chi sia stata, perché adesso che andrò ad analizzare la situazione, molti di voi capiranno di chi è questa opinione. E altro paragone che secondo me non può essere fatto, in primis perché Mazzari ha giocato una sola partita e non 16 come Garcia. Appunto, secondo, le cose vanno spiegate come si deve. Si parla di un Napoli che ha la migliore, che ha una media scudetto, non la migliore, una media scudetto fuori casa e in casa non riesce a fare punti così come li fa fuori casa. Però c'è da analizzare che fuori casa tu hai avuto una media punti 14 punti su 18 se non erro, affrontando Frosinone, Genova, Verona, Bologna, Lecce e Salernitana. Non ho detto Milan, Inter, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina, Ho detto Frosinone, Genova, Verona, Bologna, Lecce e Salernitana, che sulla carta sono tutte squadre che tecnicamente sono a te inferiori e quindi se fai 3 punti dovrebbe essere la normalità, se ci rimetti invece punti hai sbagliato qualcosa per meriti dell'avversario, per amor di Dio, per defiance nella gestione tra cambi e della partita in generale, però non possiamo poi non evidenziare che tu non hai avuto nessuno scontro diretto fuori casa, a parte Bergamo, vinta da Mazzarri, perché se fuori casa il Napoli avesse affrontato, come ho detto, il Milan, la Juve, l'Inter, eccetera, 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 non lo so se, facevamo appunto 14 punti su 18, ma credo proprio di no, visto l'andazzo e la gestione della vecchia guida tecnica. Detto questo, c'è un'altra cosa che a me non va assolutamente giù, è il fatto immediato post partita di appunto Atalanta-Napoli, la solita tiritera o la solita questione che si alza è per come abbiamo vinto la partita, se ci fosse stato Garcia in panchina l'avremmo criticato. Io non so se l'avrei criticato e non so nemmeno se Garcia eh, riusciva a vincere la partita di Bergamo, perché è una partita con situazioni strane che sono state gestite alla grande. Vedi l'infortunio di Oliveira, vedi il dover mettere una pezza su quella sinistra, vedi il gol che abbiamo fatto del 2-1, che è sì una palla persa dall'Atalanta, ma è un Napoli in pressione con Caiust messo lì apposta perché serviva interdizione su quella fascia. Dite le determinate cose e argomentiamole bene, perché facciamo passare, secondo me, il messaggio sbagliato eh, in base al lavoro che ha potuto fare Mazzarri in 48 ore. È stato poco, ha influito il lavoro di Mazzarri, lo sapremo e lo scopriremo vita natural durante, perché era presto ed è ancora presto. Vediamo domani con il Real Madrid se abbiamo acquistato un tantino di condizione fisica, che è il punto principale da dover risanare a Napoli, e poi mentalmente credo che siamo già rinati eh, in maniera massiccia rispetto a un paio di settimane fa. Lo si è visto con i festeggiamenti post partita, lo si è visto con gli abbracci con Mazzarri, che alcuni elementi li conosceva da 24 ore, tipo Anghissà che è arrivato la mattina prima della partita con l'Atalanta. I fatti parlano da soli e la visione di una partita anche, perché Mazzarri ha letto la partita come si deve. Prima avevamo un allenatore che le partite non le leggeva, adesso le leggiamo. Poi che i cambi possano portare a vincere la partita o a pareggiarla o ad arginare determinate situazioni sulle quali stavi soffrendo, è il lavoro dell'allenatore. Non è che quello è arrivato a Napoli perché in panchina sta facendo i panini e sta vendendo le Coca-Cola a tutti quanti. È quello che deve fare un allenatore, quindi non è che non è una cosa
per la quale dobbiamo assolutamente stupirci, però a me non va giù il punzecchiare sin da subito e declassare una vittoria fatta a Bergamo, perché il Napoli, al netto di tutte le situazioni, ha buttato 3 palloni dentro regolari, uno è stato annullato ma non doveva essere annullato, a casa dell'Atalanta, dove fino a che non ci vinceva il Napoli, a Bergamo è difficile vincere, non si vince, l'Atalanta è la squadra più rognosa da affrontare in Serie A, che è vero, e invece di decantare una vittoria che è arrivata come è arrivata, con appunto questo gol conquistato dal Napoli e mettendo l'Atalanta in condizioni di sbagliare, e allora possiamo tranquillamente chiudere Baracca e Burattini se vogliamo, se dobbiamo o se sentite il bisogno di dover infierire, diciamo, sul Napoli e su una situazione che è già delicata e che si sta riprovando, che si sta provando a rimettere in piedi. Io non lo so come ragionate. Fatto è che l'opinione pubblica influisce in maniera assoluta, per come vedo io il calcio, nel rendimento di una stagione, della squadra, se tu non hai un allenatore che però riesce a chiudersi a riccio con la squadra e far sì che determinate dichiarazioni giornalistiche e appunto di addetti ai lavori, vicini o meno vicini al Napoli, possano fare. Da questo punto di vista siamo in una botte di ferro, perché Mazzarri, al di là di creare un gruppo forte sempre in tutte le squadre che ha allenato, riesce tranquillamente a fregarsene dell'opinione pubblica e di al limite micce che possono accendersi o polemiche che possono essere fatte. Anzi, conoscendo il personaggio, forse diciamo in età più giovane era più spiccata questa cosa, poi andando avanti col tempo ti rompi pure le scatole, ma Mazzarri trae secondo me grinta e cazzimma ancora di più in base a dichiarazioni del genere, se ti metti contro alla squadra con alcune dichiarazioni, facendolo poi senza argomentare. Detto questo, mi sono calmato, sfogando un attimo. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti in base all'incompetenza di dichiarazioni e buttare comunque benzina sul fuoco che non è ancora spento, perché qua parliamo di un Napoli che comunque sta cercando di risalire la china e trovare una quadra che non c'è mai stata finora. Fiducia a Mazzarri, Walter, fregatene altamente e andiamo avanti così, che tanto sappiamo benissimo che hai i controcoglioni, scusatemi il termine, e queste cose scalfiscono ben poco. Allora andiamo a vedere le formazioni o le probabili formazioni di Napoli-Real Madrid, perché in primis diciamo che il Napoli non deve andare lì assolutamente con la presunzione di dire noi siamo più forti, possiamo fare risultato con tutti quanti, eccetera, eccetera. No, il Napoli può giocarsela a viso aperto con tutti. Secondo me, a livello tecnico, anche se la squadra avversaria è più forte, la Champions è una competizione a parte, una competizione dove le motivazioni non la fanno da padrone, ma influiscono molto di più in una partita di Champions che in una partita di campionato, per quanto mi riguarda. Quindi dalla nostra parte abbiamo un motivatore in panchina, ci giochiamo la partita, la perdiamo, la vinci, ben venga, ma io pur perdendo la partita voglio vedere comunque la prestazione, perché poi mi piacerebbe analizzare anche nel caso di sconfitta un Napoli che si è giocata la partita contro una o la migliore squadra d'Europa, perché a livello di titoli parliamo dell'eccellenza europea, il Real Madrid. Ci sono infortuni in casa Real e tutti quanti hanno detto, ah, meno male, così affrontiamo un Real che ha degli infortuni, possiamo dire la nostra, siamo avvantaggiati, non siamo avvantaggiati un bel niente, perché la formazione, la possibile formazione con gli infortuni in casa madridista dovrebbe essere questa: Lunin, Carvajal, Nacho, Rudiger e Mendy, Valverde, Ceballos e Cross,
Bellingham, Joselu e Rodrigo. Quindi io non vedo che sta giocando, che so, con tutto il bene che posso volere ai calciatori del Napoli del passato, Contini, Blasi, Gargano, eccetera, eccetera, eccetera. È un Real Madrid che ha una rosa stratosferica. Questa è una formazione titolare di tutto rispetto e con tutti gli infortuni, tecnicamente, se li prendiamo ruolo per ruolo, può anche essere superiore al Napoli nella maniera più assoluta. Quindi massima attenzione perché sono forti, ragazzi, al di là degli infortuni. Il Real Madrid vince 3-0 nell'ultima uscita nella Liga, doppietta di Rodrigo e assist di Rodrigo per Bellingham per il terzo gol. Tre gol, uno più bello dell'altro. Due sono appunto giocate di Rodrigo che rientra sul destro dalla sinistra in area di rigore e la mette a giro sul secondo palo. La terza è un assist per Bellingham, quasi come quell'imbucata che noi abbiamo sofferto appunto al Maradona contro il Real, dove segnò Vinicius comunque in quella zona di competenza tra Rachmani e Di Lorenzo, dove dovremmo fare massima attenzione. Al di là che a sinistra ci andiamo a mettere poi una pezza. Detto questo, il Napoli dovrebbe schierarsi con Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Nathan e Juan Jesus terzino sinistro, Anghissà, Lobotka e Zielinski, Politano, Osi e Quara il tridente d'attacco. Io leggendo la formazione così non so ancora chi andrà a fare il terzino sinistro tra Juan Jesus e Nathan, però io vedo più Nathan adattabile a fare appunto il ruolo di Olivera con Juan Jesus centrale, ma io non mi giocherei Juan Jesus e metterei Ostigard così come è stato il finale contro l'Atalanta, anche se c'era Juan Jesus in campo, ma metterei Di Lorenzo, Rachmani, Ostigard, Nathan contro il Real di domani, perché c'è bisogno secondo me di centrali di difesa un tantino più rocciosi e più rognosi da affrontare. Secondo me Ostigard ha qualcosina in più di Juan Jesus. Non voglio sminuire appunto Juan Jesus, ma comunque l'età avanza. Juan Jesus nel miglior periodo della sua carriera è un signor difensore, però potrebbe peccare di lucidità in base ad una condizione fisica e l'età che avanza che potrebbe lasciare spazi al Real Madrid. Detto questo, io interverrei con appunto Nathan al posto di Olivera e Ostigard centrale con Rachmani e Di Lorenzo dall'altra parte. Poi c'è la situazione Zanoli. Zanoli per me potrebbe essere schierato anche domani, senza nemmeno mettere Nathan in condizioni di fare il terzino. Nathan, Rachmani, Di Lorenzo, Zanoli e te lo schieri anche domani. Zanoli a me in primis piace tantissimo come calciatore, ha tantissima gamba, in fase di interdizione e contrasto la fisicità ci sta e poi a livello di personalità nemmeno l'anno scorso ha dato cenni di cedimento quando è entrato a partite in corso, ho schierato da titolare, ricordiamo una grandissima prestazione contro il Liverpool dove chiunque, qualsiasi calciatore avrebbe potuto comunque scomparire, sarebbe potuto scomparire dal campo a livello mentale. Zanoli sembra non aver questa caratteristica negativa di soffrire le partite in base al blasone dell'avversario, quindi per me potrebbe giocare anche domani. Poi sarà Mazzarri a fare le scelte giuste in base anche alla formazione del Real e come ci verranno ad affrontare. È un Napoli che può giocarsi la partita a viso aperto, avendo comunque l'ultima partita del girone, non voglio dire in favore, però affrontando un avversario più abbordabile e la qualificazione alla portata. Però, visto che l'Inter serve comunque una grandissima prestazione a livello di squadra e perché siamo il Napoli e anche perché nella prima urna di questi sorteggi di Champions c'eravamo noi. Quindi non dobbiamo nemmeno fare tanto l'outsider di turno, dobbiamo convincerci che siamo nelle 20 squadre d'Europa, ma non da ieri. Quindi abbiamo il dovere di giocarci la partita contro chiunque.
la vinci e la perdi, devi comunque fare sempre, sei tenuto, ecco, sempre a fare la prestazione. E questo Mazzarri lo sa benissimo. Detto questo, mi sono dilungato come sempre. Volevo rientrare nel quarto d'ora, ma mi dispiace che questo video è stato troppo lungo, ma mi sentivo in dovere di analizzare prima determinate situazioni per quanto riguarda lo sminuire l'ambiente Napoli sin da subito con Mazzarri che ha fatto mesa partita. Complimenti da questo punto di vista a tutta la stampa, il giornalismo italiano e anche partenopeo delle volte che lascia a desiderare. Ci vediamo nel prossimo video, sempre Forza Napoli. Ciao.